Ma qua ragazzi, attenzione, cioè questa è roccia strapiombante, vieni in avanti. Impossibile. Sto andando al concessionario Honda di Riva del Garda a ritirare l'Africa Twin 1100 DCT con allestimento Travel. Qualche giorno fa mi hanno contattato i ragazzi di Honda Italia e mi prestano la Honda 1100 per circa una decina di giorni, quindi adesso la vado a provare, non vedo l'ora. Allora ragazzi, arrivati qua nella boutique della moto, adesso me la danno. Qua sono tante di quelle moto spettacolari che potrei fare una rapina. Ragazzi, moto ritirata, guarda qua, fantastica. Adesso vi faccio vedere un attimo 2 o 3 dettagli. Allora, allestimento Travel, quindi 1, 2, 3 borse, attacco e sgancio rapidissimo. Qua c'è il dual clutch transmission DCT ovviamente, paramotore bello rinforzato versione adventure. Qui è un po' più stretta, adesso la provo in movimento rispetto alla 1000. Qua doppio faro, figata che qua sotto hanno messo i faretti, le cornering lights. Questo praticamente si accende illuminando l'angolo cieco quando fa la curva, e le hanno messe dove c'erano le prese d'aria sulla vecchia RD07. Comunque adesso salgo su, vi metto la telecamera del casco, vado a casa, la allestisco, la riempio un po' di robe e andiamo a farci un giro. Allora ragazzi, eccomi qui, sono vestito da moto, qua dietro di me c'è l'Africa pronta. Ho tolto le valigie laterali perché oggi faccio un giretto che non mi serve insomma enorme capacità di carico. L'ho guidata tornando a casa e tornando qui, sono a Torbole sul lago di Garda in questo bellissimo contesto, sensazioni positivissime. Adesso ve ne parlerò mano a mano che andiamo lungo il lago di Garda, perché oggi metteremo a dura prova l'Africa, vedremo se veramente il DCT è così intelligente. Andremo in quella che viene definita la salita più ripida d'Italia. Ci sono già stato in uno dei miei video, andremo a Punta Veleno e metteremo alla prova su quei tornanti così ripidi e stretti il DCT dell'Africa Twin. Come sapete mi piace sempre mettere qualche notizia storica nei miei video, infatti questa casetta bellissima che vedete dietro di me è la casetta del Dazio. Qui c'era il confine tra Italia e Impero Austro-Ungarico e questa era la casetta della dogana dove appunto si pagavano i dazi, si controllavano le merci che entravano e che uscivano. Chiaramente qua sopra c'erano i sentieri dove si contrabbandavano le merci. Comunque adesso seguiamo la Gardesana, strada costruita negli anni 30, prima non esisteva, ci si spostava solo col battello per raggiungere i paesini. Secondo me è una delle strade più belle del mondo e adesso vi parlo un po' di questa fantastica moto e delle sensazioni che mi sta dando mentre andiamo lì a Punta Veleno. Vamos! Ok, allora io non ho tanto studiato come funzionano le varie opzioni. Qua c'è il blocchetto molto pieno di pulsanti, però è molto facile da capire per iniziare senza poi personalizzare tutto. Girato la chiave, parte in neutral, chiaramente ti dice che sei responsabile della tua sicurezza nell'utilizzo del veicolo. Quando la moto è in movimento il touch non funziona, appunto per sicurezza, quindi si parte, preme start e la moto parte. Poi io adesso appena voglio partire, se do semplicemente gas, chiaramente siamo in folle, non parte, premo D drive, basta che accelero e la moto parte. Allora la primissima sensazione che ho avuto a differenza dell'Africa Twin 1000 che ho provato negli scorsi video, non so se l'avete visto, vi lascio il link qua sopra in alto a destra, è che qui in mezzo il serbatoio è più stretto, quindi è molto più comodo per me. C'è una protezione proprio perfetta sulle gambe, è molto più avvolgente, quindi essendo pochi centimetri più stretto, credo che sia 2 centimetri più stretto, comunque si percepisce questa differenza. E infatti anche la sella lì dove sei tu pilota guidatore è più stretta e questa è una bella differenza. Come appoggio a terra fantastico, io appoggio benissimo a terra, ancora meglio che sull'Africa Twin 1000, quindi ottimo per le manovre da fermo. Io sono alto 1,82, quindi ecco, insomma, regolatevi un po' con le vostre altezze, è veramente comodo. Poi io come dicevo non ho troppo studiato qui il display, adesso me lo studierò un attimo, però sono già riuscito intuitivamente ad accendermi le manopole riscaldate, per esempio, utilizzando qua le funzioni a destra, sono molto semplici, intuitive,
dice FN, che è questo pulsantino qua, aumento, diminuisci. È vero che qua la pulsantiera sul blocchetto di sinistra a molti pulsanti può intimorire per la sua complessità, però non mi sembra niente di difficile. È un po' come quando la prima volta avete preso in mano uno smartphone, no? Sembra che ci siano chissà quanti miliardi di funzioni, poi sono tutte cose studiate per renderle il più intuitive possibile. C'è proprio uno studio dietro apposta, perché sennò chiaramente non sarebbe fruibile. Ho provato ad intervenire sulle marce per vedere come funzionavano le palette. Sono molto facilmente raggiungibili, sono molto vicine al comando delle frecce, però una volta fatta l'abitudine si sente anche al tatto qual è la paletta, qual è il comando delle frecce, quindi non è un problema assolutamente. Guidabilità fantastica, ma quello già l'avevo vista con l'Africa 1000 e io non so come facciano, ma è una cosa impressionante. Ci sali sopra e dopo un minuto sembra che guidi una bicicletta. Adesso andiamo a fare appunto la salita infame di Punta Veleno. Spero che non sia ghiacciato nulla, ma non credo a queste quote sul Garda. E per fare appunto i tornanti di Punta Veleno cambierò la modalità e la metterò su Sport. La cosa incredibile è che prima non stavo registrando e mi è capitato, dovevo sorpassare una macchina proprio pazzesca, sembra intelligenza artificiale. Quando devi sorpassare lui non scala marcia, cioè tu dai gas, aumenti chiaramente di giri, e se il cambio non fosse intelligente, no, sente che aumenti di giri e quindi dici aspetta che passo alla marcia successiva. Invece non passavo alla marcia successiva, ha tirato la marcia proprio come mi serviva per sorpassare, cioè mette sempre la marcia che vorresti tu. È disarmante quanto è arrivato ad essere intelligente un meccanismo del genere. Adesso chiaramente sono ad 80 km/h in sesta e tiene poco meno di 2500 giri. Consumi ottimi perché la danno a 20 km al litro, quindi veramente una moto così grande veramente parca nei consumi. C'è un paesaggio fantastico e usciamo dal Trentino. Ciao Trentino, andiamo in Veneto. Ecco, quello che tante persone hanno paura è di non poter intervenire quando utilizzano il DCT, cosa assolutamente sbagliata, perché adesso faccio un esempio: sono in sesta ad 80 all'ora, per esempio per me, non so, voglio la quinta, intervengo subito, quinta, e poi tiro la sesta, quindi posso intervenire anche se il DCT è inserito. Chiaramente potrei passare in una frazione di secondo al manuale, così sono a manuale e quindi così comando tutto io. Scalo la marcia, scalo ancora, posso aumentare. Chiaramente appena premo il pulsante la cambiata è immediata, una frazione di secondo. Poi decido che adesso voglio rilassarmi un po', magari c'è una situazione complicata, devo guardare un incrocio, devo guardare le macchine, non voglio un attimo stare a pensare a quale marcia devo mettere. In una frazione di secondo ripremo così, ripremo il pulsante, torna in D, che vuol dire drive, e la moto gestisce la situazione da sola. Eccoci a Malcesine. Devo dire un'altra cosa che sto apprezzando piano piano che faccio chilometri è la comodità della sella, veramente comoda. Questa in aggiunta a quella che sto percependo come, almeno per la mia altezza, per il mio fisico, la perfetta triangolazione che c'è tra la moto e il guidatore. Sono proprio comodissimo, gambe ben distese, braccia ben distese, il manubrio così ampio è fantastico, sai, proprio un controllo eccezionale sulla moto. Quindi per ora ragazzi l'unico difetto che ho trovato è il serbatoio così grande, c'entra tanto di quella benzina che bisogna fare un mutuo, bisogna anticipare molti soldi, ecco, per riempirlo. Ecco, una cosa nuova che va presa con il DCT è regolare bene il gas, perché chiaramente venendo da una moto io a frizione, l'apertura del gas quando parti la regoli anche con la frizione, no? Hai questa, come dire, doppia regolazione, dai gas e poi con la frizione, a seconda di quanto rilasci la moto parte. Qua veramente, non avendo la frizione, se dai gas la moto schizza subito in avanti, quindi quando si parte devi imparare a dare il gas un po' più dolcemente. Ecco, tutto qua. Quell'isola là è piena di bombe, poi ne parleremo in un altro video. Eccoci qua, già queste pendenzine qua ci fanno presagire come sarà Punta Veleno. 8 km per arrivare fino in cima. Adesso ho semplicemente premuto un pulsante, sono passato da drive a sport e vediamo come va.
Eccoci qua a Castello, frazione di Brenzone, eccola qua. Allora, tanto per farvi capire, strade impraticabili al ritorno per scooter, rolle, macchina a trasmissione automatica, camper e camion. Partiamo da Castello di Brenzone a 140 metri, arriviamo a Pradalta a 1156 metri, 8 km per una pendenza media del 12,7%, pendenza massima del 20%, 1600 metri di dislivello, 8 km all'arrivo. Bene, si parte. Africa Twin DCT modalità Sport 1, andiamo a vedere come si comporta negli infami tornanti della salita più velenosa che ci sia. È stata esclusa appunto dal Giro d'Italia perché dicevano che fosse troppo ripida, dice la leggenda. Bene, qua siamo al 20° tornante e inizia subito a salire di brutto, quindi la moto che è messa in modalità sport, guarda, tira le marce almeno fino a 4000 giri. Ora vediamo come si comporta qua sul tornante. Scala in prima, perfetto, scalato subito dalla quarta alla prima e ora sale ancora, tira la marcia fino in fondo a più di 4000 giri, tipo adesso ha tenuto la seconda, adesso l'ha tenuta a 4005, 18° tornante, vediamo, io freno, passa in un secondo alla prima, molto agile, veramente qua pazzesco quanto è ripido questo pezzo. La GoPro appiattisce tutto ma è di una rapidità impressionante, fantastico, è veramente agilissima, sono stupito di quanto una moto così grande sia agile. Chiaramente il 21 davanti, quindi è una macchina da fuoristrada anche lei. Saliamo, vediamo quanto tiene. Impressionante. Ovviamente mi fermo e freno stazionario obbligatorio sempre. Ecco, mi sono fermato al 13° tornante che a seconda delle culture può portare molta fortuna o molta sfortuna. E considerazioni fino a qui sulla salita. Impressionato da quanto funzioni bene il cambio su questi tornanti sulla strada stretta. Mi sono un po' informato su internet e ho visto che c'è appunto questa, per i più profani come me, c'è questo dispositivo che si chiama piattaforma inerziale, che appunto sa sempre dov'è la moto nello spazio, quindi riesce a capire che tipo di marcia utilizzare in base all'uso che si sta facendo della moto. Se si sta andando in discesa, se si sta facendo una curva, di non aumentare marcia o scalarla, stessa cosa per il sorpasso, quindi davvero eccezionale. Adesso facciamo il resto della salita, ma direi che secondo me la prova è tranquillamente superata. Finalmente questa qui ha come vedete qua il cerchio tubeless, accresciuta la sicurezza a livello stradale. Cosa devo dirvi? Io, lo sapete, vengo dal Transalp, quindi una moto che non ha niente. Qui siamo al top della tecnologia e non mi manca la cambiata. Ecco, dopo c'è da dire anche un'altra cosa: se uno vuole, che gli dà fastidio appunto utilizzare queste levette, questa è per scalare, c'è il punto meno, e questa per aumentare marcia, se gli dà fastidio utilizzarle al cambio, cosa che secondo me invece è molto comoda, c'è la possibilità di aggiungere un accessorio, mi sembra che costi sui 500-800 euro, comunque c'è sul sito Honda sicuramente, in cui puoi cambiare con la pedalina. Chiaramente è sempre DCT, ma cambi con la pedalina invece che col blocchetto, e magari è più comodo per te. Ecco, mi dà l'idea di una moto in cui puoi fare quello che vuoi, puoi decidere se utilizzare tutti gli automatismi che ha, se no disinstallare tutto, disattivare tutto e fare tutto tu. Sicuramente un passo avanti tecnologico incredibile. Qui c'è un po' di neve, speriamo che adesso una parte di là che è bella in ombra non ci sia nulla, anche perché questo è il punto un po' più pericoloso della strada, perché si passa sotto quella parete di roccia, con tutte quelle falaise possono venire giù pietre, sassi, infatti è pieno di buchi la strada, bisogna passarla nel più veloce tempo possibile. E lì come si stacca la roccia, veramente poco simpatico. E da quanto è rattoppato l'asfalto si capisce quanto spesso si stacchino pezzi di roccia. Guarda, è tutta una toppa. Laggiù si vede il lago.
Ma qua ragazzi, attenzione. Eccoci qua. Questo c'è proprio un passaggio stretto tra due rocce, fantastico. Questo qui, bellissimo. Allora, qua c'è anche una targa. Quinta compagnia del battaglione zappatori di fanteria prima armata, fatta dall'esercito. E le strade migliori sono sempre fatte dall'esercito. Cioè, questa è roccia strapiombante, viene in avanti proprio. Ripulita da poco, che di solito è pieno di sassi qua sotto. Ora lì si è addirittura aperto un varco nella rete d'acciaio. Eccoci qua alla fine di Punta Veleno con la neve e il leggendario cartello dell'arrivo. Discesa pericolosa. Ecco, adesso per esempio io stavo provando a mettere in drive e non capivo perché non mi entrava in drive. Guarda un po' qui, c'è il cavalletto fuori. Il Transalp non parte nemmeno se il cavalletto è fuori. Grande misura di sicurezza del Transalp. Ok, adesso ho rimesso chiaramente la modalità drive perché non mi interessa più che la moto sia aggressiva, perché non ci sono più tornanti stretti. Questa strada la conosco abbastanza, è abbastanza scorrevole, quindi vado in modalità totalmente turistica. Ovviamente l'Africa è nuova delle Alpi, lei è un'africana, non conosce bene le Alpi come il Transalp, quindi devo fargli un po' conoscere un po' di posti e come concludere meglio questa prima uscita, questa prima avventura, che non portarla a Punta San Vigilio. Quindi adesso scendiamo giù. Fantastico, guardate, adesso siamo in discesa, la moto capisce che siamo in discesa e sono in terza, quindi lei tiene esattamente la marcia perfetta per scendere in discesa a 50 all'ora. Non mi butta sulla quarta, la quinta e la sesta, cioè proprio utilizza il freno motore, quindi mantiene sempre questa giusta velocità per poter affrontare la discesa utilizzando il freno motore e non i freni. Allora, prima vado ancora a dare un po' di gas, vediamo se lei capisce. Adesso ho messo la quinta, come se avesse capito che inizia la pianura. Pazzesco. Mi sono fermato un attimo qua, pausa a Garda. Adesso arrivo laggiù a Punta San Vigilio, che è uno dei posti più belli secondo me qua sul lago di Garda, tra le centinaia di luoghi belli. La cosa fantastica di questi posti in fondo al lago è che, a differenza della parte nord, sono meno scenografici, ma c'è un tramonto incredibile. Bueno, vámonos. Da questo posto fantastico, Punta San Vigilio, di proprietà dei conti Guarienti di Brenzone, che hanno quella villa prima che avete visto nelle immagini del 1700, vi saluto, vi consiglio veramente di venire a prendere un aperitivo su questo posto estate o anche visitarlo inverno, che non c'è nessuno, è bellissimo. Per quanto riguarda l'Africa Twin, avrete capito che mi è piaciuta tantissimo, DCT lo adoro. Chiaramente è la mia opinione, come tutte le opinioni a uno può piacere, può non piacere. Quali sono i difetti? I difetti fondamentalmente sono due, ma immagino che li sappiate già. Uno è il costo, costa 1000 euro in più rispetto alla versione manuale. Tuttavia la mia opinione è questa, parliamo di una moto che costa abbastanza. Provate il DCT, se vi piace, 1000 euro in più o in meno per la tecnologia che c'è dentro e la comodità, secondo me non è niente. Non stiamo parlando di una moto da 1000 euro che costa 1000 euro in più un accessorio, quindi è tutto relativo, per quanto 1000 euro magari incidono, no, per una persona sul prezzo finale. Secondo svantaggio è chiaramente il peso di 10 kg in più sulla moto. Anche lì è tutto relativo, secondo la mia opinione stiamo parlando comunque di una moto pesante. 10 kg in più o in meno per me non fanno tutta questa differenza. La differenza la fa quando parliamo di una moto che pesa 250 kg e una che pesa 100 kg. Allora lì sì che senti veramente la differenza. 250, 240 secondo me non cambia tantissimo. Su strada assolutamente non lo noti, su off-road boh, cambia poco e niente. Fatemi sapere la vostra opinione, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivate la campanella perché porterò l'Africa sicuramente in giro per l'Italia, forse anche all'estero, vedremo. Noi ci vediamo intanto al prossimo video e fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao!